Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale in primis. Prima di iniziare questo nuovo contenuto tra chi non ha dormito e chi non ha dormito, perché credo che nessun tifoso del Napoli sia riuscito a chiudere occhio stanotte dopo la partita Copenaghen-Napoli in Champions League. Approfittiamo anche delle tempistiche perché una mezz'oretta fa ci fanno sapere da Sky che il mercato del Napoli resta a saldo zero con un De Laurentiis infuriato che ci ha provato a sbloccare la situazione ma non è stato possibile. Seguiremo poi nelle prossime ore e nei prossimi giorni nel caso dovesse cambiare qualcosa, ma ci credo ben poco. La gente di Novalang è in Turchia, scambio di documenti, questo ci fanno sapere. Facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace il video un bel like, le solite raccomandazioni, fa piacere al sottoscritto il like e l'algoritmo si diverte. Partiamo da questa situazione Novalanga, la gente sarebbe già in Turchia come riferito dal giornalista Kaya Temel, la gente dell'olandese sarebbe già a Kemerburg, sede del club turco. A breve inizieranno anche gli scambi dei contratti. Un dettaglio tutt'altro che marginale perché quando si passa dalla dialettica alla burocrazia, il confine tra trattativa e chiusura diventa sottilissimo. Io non sto qui a dire perché, per come l'hai ceduto, non lo cedi, teniamocelo e quant'altro, ne abbiamo già parlato in altri contenuti che stanno sul canale. Io voglio solamente che cedi domani. Dopodomani deve arrivare il sostituto. Dal punto di vista numerico, le caratteristiche che non aveva Novalang e che non hai trovato nell'olandese, quindi arriva uno più consono a ciò che devi fare, ma lo dobbiamo fare subito. Perché se viene una febbre a qualcuno a Torino non ne dobbiamo chiamare 3, 4 di primavera, dobbiamo chiamare tutta la primavera per cercare di apparare. Ecco perché voglio che diciamo siamo molto rapidi nel rimpiazzare. Vuoi cedere, cedi, ma devi rimpiazzare con le stesse tempistiche. Detto questo, il Napoli può fare mercato solo a saldo zero, le ultime delle 17:10 da Sky. Siccome il Napoli è in una situazione paradossale perché ha sempre avuto i conti in ordine, è stato chiesto all'Assemblea della Lega di portare al Consiglio federale straordinario la possibilità di poter cambiare le NOIF. Ieri l'Assemblea ha votato con 16 voti favorevoli, solo il Milan contrario e 3 astenuti, l'Inter, la Juventus e la Roma. Questa mattina il Consiglio federale si è espresso ma ha bisogno dell'unanimità o di una dichiarazione, scusate ma mi viene da ridere, o di una dichiarazione di non rivalsa legale da parte degli astenuti e contrari verso un possibile cambiamento delle NOIF. Quando arriverà questa documentazione si potrebbe sbloccare il mercato del Napoli che oggi resta a zero, ma dico io, il Milan si è astenuto, ci sono 3 contrari, l'Inter, la Juve e la Roma, ma figuriamoci se viene inviata la documentazione per poter sbloccare il mercato del Napoli. È solo una situazione per prendere ancora più in giro? Può darsi, comunque paradossale come situazione, ne abbiamo già parlato. De Laurentiis è su tutte le furie e fa bene, ma è su tutte le furie anche perché sa benissimo che dalla tasca sono usciti un bel po' di milioni che poi si sono infortunati quasi tutti. E io non la voglio mettere sulla situazione infortuni, ma mettetevi nei panni dell'imprenditore che fa 2 sessioni di mercato, una meglio dell'altra, e non deve vedere comunque i giocatori che ha acquistato in campo, anche dal punto di vista mediatico, dal punto di vista degli introiti pubblicitari e quant'altro, vai solo a perdere. Quindi è normale che sia su tutte le furie e mi auguro che si trovi una quadra da questo punto di vista e si faccia chiarezza poi in quel di giugno per quanto riguarda mercato, paletti e questa situazione che resta e non resta. La partita di ieri. Mi è piaciuto il Napoli del primo tempo, nella ripresa un tantino meno. Ovviamente vuoi che la stanchezza, soprattutto mentale, perché quando comunque sei contato nell'11 e nella rosa e quindi devi affrontare determinate partite che dal punto di vista mentale ti portano via tantissime energie perché hai un solo risultato a disposizione, ti ci sei messo tu in questa situazione, siamo tutti d'accordo perché potevamo anche farle giocarle meglio quelle passate e non appellarci poi a questo 1-1 col Copenaghen, ma ci siamo arrivati comunque per, per il cammino fatto saltellando, tra virgolette, per non dire un cammino abbastanza insufficiente per me in Champions League. Mi è piaciuto nel primo tempo, dicevo, nel secondo cala l'attenzione di qualcuno e non ne sto facendo una croce a Buongiorno, però se prima c'era un Napoli con Buongiorno e un Napoli senza Buongiorno perché era un valore aggiunto lì dietro e l'attaccante o gli attaccanti dovevano comunque fare il 110% per oltrepassare il nostro Alessandro, adesso
diventa un tantino diversa la situazione. I calci di rigore che comunque ha provocato fanno rumore dal punto di vista numerico, siamo tutti d'accordo, a parte quello col Verona, eccetera, ma non ci ritorno su quello lì. Però la situazione di ieri era, dico io, è una situazione abbastanza leggibile, non è che sta intervenendo in area piccola dove un tapin la butta in porta, allora vai, mi butto, scomposto come viene, tanto o la butta dentro o cerco di intervenire, magari mi va bene, e lì capirei pure che comunque rischi il fallo da rigore, benissimo, quello o la butta dentro o gli fai tirare un calcio di rigore, al limite c'è ancora quella possibilità che il gol non lo fanno, però situazioni che puoi leggere diversamente. Mi aspetto che da un difensore della sua caratura comunque vengano appunto lette come si deve e non si intervenga in maniera alla rinfusa, ecco, ma è una situazione mentale secondo me perché il Napoli dal punto di vista dei nervi deve reggere 90 minuti e i nervi devono pure diciamo tener botta alle gambe che possono diventare pesanti vista la situazione infortuni, l'11 che è schierato e giocano quasi sempre gli stessi, anche se ieri vorrei capire, o meglio, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché Gutierrez a destra. Praticamente hai preso Gutierrez che col sinistro crossa bene e comunque si propone su quella fascia. Non l'abbiamo ancora visto del tutto, però il piedino l'abbiamo visto tutti quanti. E allora cosa fai? Te lo giochi dall'altra parte con un cross a rientrare, ma non vi è mai bene? Non è Politano, non mi sembra che noi abbiamo acquistato Gutierrez perché doveva fare il vice di Politano, quindi perché, ecco, giocarti una situazione del genere, anche se si è dato da fare, ma sei comunque un pesce fuor d'acqua dal punto di vista della posizione in campo. Bene Vergara, benissimo Vergara, ieri che è andato anche vicinissimo al gol, quella palla è uscita veramente di un non nulla. Nel primo tempo hai avuto anche l'occasione per raddoppiare nella prima frazione, poi succede quel che succede, pareggi la partita, non c'è niente da fare, non gira nemmeno tanto bene, ma non mi appello alla fortuna o alla sfortuna perché il Napoli è in questa situazione perché ci è arrivato con le sue gambe, o meglio, non ci è arrivato con le sue gambe perché sono sempre meno quelle disponibili da poter schierare in campo. Sono assolutamente con del genio e non mi dilungo sulla partita perché sono assolutamente incazzato. Potevamo portare a casa i 3 punti che anche di cortomuso 1-0 il passaggio del turno lo tenevi quasi ecco a tiro e invece per me è andata. Poi vedremo come andrà la classifica, le partite di stasera e il prossimo turno in Champions. Può darsi pure che succede quel che succede e passiamo pure il turno. Gutierrez addirittura nel post partita possiamo passare il turno. Per me non possiamo più passare il turno, ma vedremo poi, diciamo, fin quando la matematica, dopo le partite di stasera, ci tiene ancora in ballo. Allora andiamoci a giocare la partita con il Chelsea, assolutamente, col coltello tra i denti. Ma non mi preoccupa la partita con il Chelsea, ma poi ci arriveremo perché il Napoli contro le squadre importanti in Serie A ha sempre fatto bene e sicuramente la prestazione non calerà nell'arco dei 90 minuti contro il Chelsea. Poi che la porti a casa o meno è un altro paio di maniche. Precisione passaggi 93% e poi arriviamo alla situazione di Del Genio che ancora l'ho messa in mezzo ma non ho concluso il pensiero. La situazione passaggi precisi, maggiore a quelli diciamo contro il Parma dove è uscita 0-0 e qui abbiamo fatto 1-1. Non è una coincidenza e non sto qui a dire sbagliamo i passaggi e vinciamo le partite, assolutamente no, però i numeri del match comunque portano ad una partita giocata abbastanza bene. Non puoi andare lì e dire il Napoli ha sbagliato praticamente tutto, approccio, eccetera, eccetera. Forse nella ripresa, ma quando vivi situazioni del genere dal punto di vista numerico e di infortuni e di partite ravvicinate, comunque devi tener conto di chi sta giocando, quanto sta giocando, il minutaggio che hanno, l'attenzione che può calare e tanti fattori che entrano in gioco. Ecco perché non mi scaglio a spada tratta sul secondo tempo del Napoli, però potevamo assolutamente portarla a casa e c'è un rammarico enorme. Concludo con la situazione del genere che ha detto.
non lo mandate in conferenza stampa nel post partita, quando ci sono poi partite che le hai giocate pure discretamente bene al limite, fai 1-1, sei amareggiato, ti sei giocato comunque, tra virgolette, il passaggio del turno e quindi comincia a sparare a go-go il nostro allenatore. Sono d'accordissimo con Del Genio, perché se 24 ore prima siamo in sintonia con la società, eccetera, sul mercato, stiamo facendo quello che si può fare, questo e quell'altro, poi quando si perdono le partite e le domande che poi vanno a finire sempre sul mercato, anche nel post partita, vieni risposto, ecco, male e forse non vieni nemmeno risposto. Così come la situazione Novalank sta bene, non sta bene, è caduto, no? È una botta, dove se n'è andato, si è alzato. C'è assolutamente da capirla la situazione dal punto di vista del rammarico. Sei nervosissimo per come è andata la partita, benissimo, però gestire diversamente la situazione, soprattutto quando ci sono dei match che al limite o vanno ad infuocarsi dal punto di vista arbitrale tra le due squadre o diciamo c'è tantissima delusione, Conte lo conosciamo e reagisce così, quindi sono con Del Genio da questo punto di vista. Speriamo di portare a casa il risultato nel prossimo match, ma ci arriviamo alla partita con la Juve, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.